Salve a tutti ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale, buon mercoledì a tutti. Dopo il video dove sono sbroccato un po' per quanto riguarda i fatti che sono accaduti intorno a Napoli e stanno accadendo con una ciclicità imbarazzante, Giuffredi e le sue dichiarazioni su Mario Rui, gli striscioni a fuori grotta e Chiariello e questo e quell'altro. Si sta creando un caos intorno al Napoli dopo la sconfitta con la Lazio che ovviamente mi ha fatto sbroccare. Io tengo dentro, però poi arrivo al punto che devo esternare alcune cose perché altrimenti eh, facciamo sempre i tipi che ok, lasciamo passare perché sennò siamo i tifosi che poi cercano sempre gli alibi. No, noi analizziamo le situazioni e se le situazioni sono palesemente fuori luogo, ne dobbiamo parlare. Detto questo, siamo qui quest'oggi ragazzi a parlare di Champions League. Benfica, Bruges 5-1 e il Chelsea ha vinto 2-0 contro il Dortmund. Benfica e Chelsea agli ottavi. Io ho visto Chelsea-Dortmund e con un occhio tenevo Benfica-Bruges perché il Benfica ovviamente ha sovrastato il Bruges. Il livello tecnico del Benfica era totalmente diverso dalla squadra belga. 2-0 dell'andata. Non credevo che il Benfica potesse fare una goleata. Pensavo che il Bruges comunque a livello di agonismo e di ritmo potesse mettere qualcosa in più. Ma il Benfica è una squadra che gioca a calcio, ma non da quest'anno, anche l'anno scorso. Ha un'identità di calcio ben precisa e poi è una squadra cinica da far paura, perché tra occasioni create e gol fatti, secondo me le percentuali sono sopra il 70%. Anche ieri 7 tiri nello specchio, 5 gol realizzati, è tanta roba. Attenzione a questo Benfica, non voglio dire che il Benfica sia la squadra che possa arrivare in finale. Ovviamente mai dire mai, però ieri ha messo un grandissimo mattone sia sul passaggio del turno e sia per quanto riguarda il livello psicologico degli avversari che poi dovrai affrontare e beccheranno il Benfica ai quarti. Squadra totalmente da evitare, ma io l'avevo detto già nei pronostici prima dei sorteggi degli ottavi che il Benfica era una squadra da evitare assolutamente perché gioca veramente molto bene a ritmi altissimi e mette in difficoltà chiunque, non importa chi sia l'avversario. Ieri risultato larghissimo 5-1, passaggio del turno ipotecato già dopo il primo tempo e dopo la partita dell'andata e il Bruges non ha potuto fare completamente niente, ma non per demeriti, ma perché il Benfica è nettamente superiore. Detto questo, ho visto Chelsea-Dortmund, grandissima partita, mi sono divertito tantissimo, anche se la prima mezz'ora è stata comunque una partita ostica a livello di falli, gioco spezzettato perché c'erano falli in continuazione da una parte e dall'altra. Poi il Chelsea è uscito fuori. Alla fine, a livello di gioco, la squadra londinese ha dominato, secondo me. Demeriti del Borussia perché non mi aspettavo una squadra tedesca che affrontasse la seconda sfida degli ottavi così. Cioè, tu hai vinto 1-0 all'andata, non ti puoi presentare con questo atteggiamento attendista. Aspetti che il Chelsea al limite faccia la partita. Tu hai fatto un solo gol. Beccandone uno, comunque vai ai supplementari. Devi cercare, secondo me, sempre di fare quel gol che ti porta comunque col doppio vantaggio e poi te la giochi. Invece è stato un Borussia che comunque ha aspettato il Chelsea e poi si è svegliato dopo aver preso l'1-0. Si è risvegliato il Borussia. Quindi guardi la partita e ti chiedi perché non hai cominciato dal primo minuto a giocare così, mettendo il Chelsea comunque in difficoltà, perché le armi per mettere in difficoltà il Chelsea ce le avevi senza se e senza ma. Alla fine demeriti del Borussia e hanno buttato via loro stessi la qualificazione. Non è che il Chelsea
ha strameritato il passaggio del turno, anche per quello che abbiamo visto all'andata, però nel doppio scontro la vince chi la imposta meglio. E il Chelsea ha impostato la partita su ritmi altissimi sin dal primo minuto. Tanto è vero che dopo 10 minuti io mi sono detto, ok, passa il Chelsea sicuramente. Se il Borussia è questo ed è venuto a fare questa partita, non ci sono proprio chance. Poi io sono un grandissimo patito di Havertz. Havertz è un grandissimo calciatore. Il primo gol annullato al Chelsea, dove Havertz mette la palla all'incrocio, è qualcosa di stupendo. Poi c'è stato l'annullamento del gol, ovviamente giusto annullare quel gol, però il primo gol annullato con quel tiro all'incrocio è veramente tanta roba. Poi il Chelsea comunque ha giocato un grandissimo calcio, forse una delle migliori partite negli ultimi 2 mesi che ha fatto il Chelsea, visto che comunque nemmeno in Premier sta andando molto bene. E ha fatto un grandissimo match, vincendo 2-0, ipotecando la qualificazione e andando ai quarti. Stasera sarà il turno di Tottenham-Milan e la grande sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Vedremo chi passa, perché comunque sono due partite che non si sa, non possiamo dire passa quello, passa quell'altro, perché i risultati dell'andata sono cortissimi e ci sono 90 minuti ancora da giocare. Detto questo, volevo solo dire l'ultima cosa per quanto riguarda il Chelsea. Io non riesco a spiegarmi perché con tutti questi calciatori ancora si fa fatica a creare uno straccio di gioco. Ieri si è visto, lo si è visto negli scambi, lo si è visto nel ritmo, lo si è visto nei tocchi e nel palleggio. Sono tutti calciatori forti, fortissimi. Quindi strano l'andazzo che sta avendo comunque in Premier League. Ovviamente ha fatto mercato a gennaio, il Chelsea ha speso tanti soldi sicuramente, ha tappato tanti buchi ed ha alzato il livello tecnico della squadra per tutti quelli che sono arrivati. Però sta facendo ancora una Premier che è sottotono. Detto questo, un applauso a tutte e due, a Chelsea e Benfica, e anche al Bruges, che comunque si è trovato un avversario completamente superiore e troppo superiore da poter oltrepassare. Demeriti al Borussia, perché l'ho detto, io non avrei mai affrontato una partita con quel piglio di aspettare l'avversario. Dice ok, noi abbiamo il gol di vantaggio, ma che cosa ti vai a giocare? Con il gol di vantaggio non ti giochi niente. Aspetti che poi ti fanno l'1-0 e cominci a giocare. E poi quando cominci a giocare dopo l'1-0, io vado ancora più in escandescenza, perché dici ma perché? Perché hai iniziato la partita così e hai perso il match? Alla fine, demeriti al Borussia. È un Chelsea che ha approfittato dell'occasione e ha meritato il passaggio del turno, ovviamente analizzando i 180 minuti. Questo era quanto, ragazzi, per questa Champions League. Vediamo che cosa succederà stasera e chi passerà ai quarti. Tra le 4 squadre impegnate, speriamo che il Milan possa passare il turno, perché è sempre un'italiana che va avanti in Champions. E ci vediamo nel prossimo video. Mettete un like, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!